Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Corixil, compresse rivestite Sandoz SpA, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'ha Corixil, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Corixil, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Corixil, compresse rivestite? Corixil, compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo valsartan più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I più diuretici e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Corixil, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Corixil 320 mg/12,5 mg 28 compresse rivestite con film. Corixil 80 mg/12,5 mg 28 compresse RIV. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: valsartan più idroclorotiazide. Gruppo terapeutico: antagonisti dell'angiotensina I più diuretici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale negli adulti. Corixil ha un'associazione fissa indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide. Posologia. La dose raccomandata di Corixil ha una compressa rivestita con film una volta al giorno. Si raccomanda la titolazione della dose con i singoli componenti. In ciascun caso deve essere curata la titolazione dei singoli componenti alla dose successiva, allo scopo di ridurre il rischio di ipotensione e di altri eventi avversi. Se clinicamente appropriato, nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide, si può considerare il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa, purché a copyright venga seguita la sequenza raccomandata di titolazione della dose per i singoli componenti. Dopo l'inizio della terapia, deve essere valutata la risposta clinica a Corixil e se la pressione arteriosa rimane non controllata può essere aumentata la dose di uno dei due componenti, fino ad una dose massima di Corixil 320 mg/25 mg. L'effetto antipertensivo è sostanzialmente presente entro 2 settimane. Nella maggioranza dei pazienti, l'effetto massimo si osserva entro 4 settimane. Per alcuni pazienti possono tuttavia essere necessarie 4-8 settimane di trattamento. Questo deve essere tenuto in considerazione durante la titolazione della dose. Solo per Corixil 320 mg/25 mg. Se dopo 8 settimane di trattamento con Corixil 320 mg/25 mg non si osserva alcun effetto aggiuntivo di rilievo, si deve considerare il trattamento con un medicinale antipertensivo aggiuntivo o alternativo, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Modo di somministrazione: Corixil può essere preso con o senza cibo e deve essere somministrato con acqua. Popolazioni speciali: pazienti con compromissione renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con danno renale da lieve a moderato, velocità di filtrazione glomerulare a 0 yen 30 ml/min. A causa del componente idroclorotiazide, Corixil ha controindicato nei pazienti con grave danno renale, velocità di filtrazione glomerulare 30 ml/min e anuria, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Pazienti con compromissione epatica. In pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, senza colestasi, la dose di valsartan non deve superare gli 80 mg, vedere paragrafo 4, 4. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose di idroclorotiazide nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. A causa del componente valsartan, Corixil ha controindicato nei pazienti con grave compromissione epatica o con cirrosi biliare e colestasi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani. Pazienti pediatrici. L'uso di Corixil non è raccomandato nei bambini al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia.
Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ad altri medicinali contenenti derivati della sulfonamide o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4.6. Grave compromissione epatica, cirrosi biliare e colestasi. Grave danno renale, clearance della creatinina 30 ml/min, anuria. Ipocaliemia refrattaria, iponatriemia, ipercalcemia e iperuricemia sintomatica. L'uso concomitante di Corixil con medicinali contenenti alischiren controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Modifiche degli elettroliti sierici. Valsartan. L'uso concomitante di integratori di potassio, diuretici risparmiatori di potassio, sostituti del sale contenenti potassio, o di altre sostanze che possono aumentare i livelli di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni relative sia a valsartan sia a idroclorotiazide. Uso concomitante non raccomandato. Litio. Durante la somministrazione concomitante di litio con ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina iotiazidi, compresa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Corixil, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Corixil, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Valsartan. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina I-AIRA non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso degli AIRA è controindicato durante il secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi relativi all'effetto di Corixil sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In caso di guida di veicoli o di utilizzo di macchinari si deve considerare la possibilità di occasionali capogiri o di stanchezza. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse riportate negli studi clinici ed i rilievi di laboratorio verificatisi con maggior frequenza con valsartan più idroclorotiazide rispetto al placebo e le segnalazioni post-marketing individuali sono presentate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Il sovradosaggio di valsartan può provocare una marcata ipotensione, che può portare ad un ridotto livello di coscienza, collasso circolatorio o shock. In seguito a sovradosaggio di idroclorotiazide possono inoltre verificarsi i seguenti segni e sintomi: nausea, sonnolenza, ipovolemia, disturbi elettrolitici associati ad aritmie cardiache e spasmi muscolari. Trattamento. Le misure terapeutiche dipendono dal momento dell'ingestione e dal tipo e dalla gravità dei sintomi, dando priorità alla normalizzazione delle condizioni circolatorie. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione supina e si devono somministrare rapidamente soluzioni saline. Il valsartan non può essere rimosso mediante emodialisi a causa del suo forte legame alle proteine plasmatiche, mentre la rimozione dell'idroclorotiazide può essere effettuata con la dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I in associazione con diuretici, valsartan e diuretici. Codice ATC C09DA03. Valsartan / idroclorotiazide solo 80 mg / 12,5 mg in uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con farmaco, proprietà farmacocinetiche. Valsartan / idroclorotiazide. La disponibilità sistemica dell'idroclorotiazide viene ridotta del 30% circa in caso di somministrazione contemporanea con valsartan. La cinetica di valsartan non viene influenzata in modo rilevante dalla somministrazione contemporanea. Dati preclinici di sicurezza. La potenziale tossicità dell'associazione valsartan / idroclorotiazide somministrata per via orale è stata esaminata nel ratto e nella scimmia nel corso di studi della durata fino a 6 mesi. Non sono emersi. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa 80 mg / 12,5 mg, 160 mg / 12,5 mg, 160 mg / 25 mg, 320 mg / 12,5 mg e 320 mg / 25 mg. Cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, rivestimento 80 mg / 12,5. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Corixil, compresse rivestite a base di valsartan più idroclorotiazide sono
Cotareg, Valbacomp, compresse rivestite, Validroc, Valsartan più idroclorotiazide DOC generici, Valsartan più idroclorotiazide EG, compresse rivestite, Valsartane idroclorotiazide HCS, Valsartan più idroclorotiazide Milan, Valsartane idroclorotiazide Pensa, Valsartan più idroclorotiazide Sandoz, Valsartan più idroclorotiazide San, Valsartan più idroclorotiazide Teva Italia, Valsartan più idroclorotiazide Teva Pharma, Valsartan più idroclorotiazide Zentiva, compresse rivestite. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.